Platon Antonio nasce a Londra nel 1968 da madre inglese e padre greco. Trascorre l'infanzia in Grecia per poi progredire con i suoi studi in Inghilterra. Ha frequentato la scuola d'arte di San Martino e il Royal College of Art, dove uno dei suoi professori e mentori era John Hindy, fotografo inglese il cui stile idealistico e nostalgico influenzò l'arte della fotografia da cartolina. Date da ricordare su Platon? Lavora diversi anni per George, periodico di politica e cultura fondato da JF Kennedy Jr. Dal 1990 comincia a scattare ritratti per un gran numero di giornali, compreso il Time. 2004 il libro fotografico Platon's Republic viene pubblicato. Con il Time vince il primo premio del World Press Photo Contest 2008 grazie alla foto dell'uomo dell'anno con Putin. 2009 entra a far parte dello staff del New Yorker. 2017 viene raccontato nel docufilm Abstract: The Art of Design, realizzato e trasmesso da Netflix. Platon ad oggi viene chiamato da molti il fotografo dei potenti, in quanto è riuscito a ritrarre quasi tutti i potenti del mondo, ad eccezione fatta di Sarkozy. L'ho invitato sul set, gli ho teso la mano in segno di benvenuto, lui l'ha guardata ma non me l'ha stretta, racconta Platon. Gli ho chiesto di sedersi, ha guardato la sedia, si è girato e ha urlato ai suoi: Qu'est-ce que c'est tout ça? Je déteste les photos. Se n'è andato su tutte le furie. La composizione dei suoi scatti è simile in ogni foto, schema di luce a farfalla con diffusore ombrello, ma dà l'impressione come se ogni volta fosse totalmente diversa. I soggetti ripresi spesso comunicano umanità e dignità. Questa è una costante che incredibilmente si manifesta sia nel ritratto ad un potente che ad una persona comune. Lo stesso Platon, attraverso alcune sue frasi, spiega il processo fotografico legato all'aspetto comunicativo. Il mio ruolo è quello di far emergere l'umanità dai maggior leader del mondo. Quando fotografo uno di loro sono sempre circondato da 20 o 30 persone. Con Ahmadinejad ne avevo 350, con Gheddafi forse 400. Quando mi trovo a 10 o 12 centimetri da un leader, quelli non possono più far niente, non c'è più filtro. Loro ti tirano le braccia, ti dicono che il tuo tempo è scaduto, ma io continuo, scatto. Sono tutta concentrazione e energia. Se vedono che hai fiducia in te stesso, alla fine ti rispettano. Forse è proprio questo che Sarkozy non voleva trasmettere, la sua umanità. Come sono avvenuti gli altri incontri per ritrarre i personaggi di spicco della società odierna? Vladimir Putin. Tutto è successo nel 2007, dopo che il suo scatto è uscito sulla copertina del Time ed ha scatenato le più grandi critiche del mondo russo. Da chi sosteneva che lo scatto avesse umanizzato troppo il leader russo, a chi sosteneva che al contrario lo avesse reso troppo una star di Hollywood. Nessuno era contento, ma tutti ne parlavano. Lo scatto era talmente potente che non si riusciva ad arrivare ad una conclusione obiettiva. Platon racconta: è stato difficile arrivare a lui, ma poi quando ci sei vicino scopri che è un essere umano. Abbiamo parlato dei Beatles, di mia madre. Parla inglese meglio di quanto non si creda. Un dialogo psicologico più che con le parole. Michelle Obama. L'episodio in questione è con Michelle Obama, uno degli scatti più belli del fotografo greco. Sentivo lei molto presente in quel momento. Non si sentiva come il soggetto di una foto dei potenti, ma come una persona normale. Da quel momento è cambiata la sua carriera. La faccia di Michelle Obama è cambiata in un attimo. È uscita tutta la sincerità della prima First Lady così importante al mondo. Quando ho visto la sua espressione quasi costruita, smontarsi e creare un'espressione così naturale, ho catturato subito quell'attimo. Avevo violato il protocollo, mi sono scusato subito. Lei mi ha preso fra le braccia e mentre mi ha dato un bacio sulla guancia mi ha sussurrato: Platon, in fin dei conti sono solo Michelle. In quel momento è cambiato qualcosa nella vita di Platon. Ecco il suo racconto dopo la fotografia scattata nel Palazzo dell'ONU, con uno dei personaggi più influenti della politica italiana, Silvio Berlusconi. Mi trovavo all'ONU, Berlusconi si è infilato dentro al set passando da un passaggio laterale. Tutti gli altri invece ti incontravano ufficialmente, ti stringevano la mano.
Scambiavano qualche parola. Lui invece è entrato di soppiatto. Arrivò muovendosi in quel modo lento, scivolando elegantemente, un po' alla Fred Astaire. Si è seduto, mi ha dato un'occhiata hollywoodiana, poi si è alzato ed è sgusciato via dall'altra parte. Non abbiamo parlato molto, ma il lato interessante, per quanto controverso sia quell'uomo, è che avesse un senso dello humor su se stesso. Come già detto, raccontare l'umanità e la dignità per Platon è una costante che incredibilmente si manifesta sia nel ritratto ad un potente che ad una persona comune. Dai viaggi di Platon ne è uscito un racconto che ha dato, seguendo i crismi della sua fotografia, voce ai poveri e agli oppressi. Con il suo inconfondibile stile, Platon è riuscito a trasmettere le emozioni provate da bambini soldati fino a donne stuprate o a prigionieri di guerra, una possibilità di dar voce anche ai più deboli e di far uscire i loro pensieri. Altresì interessante è il processo creativo, dalla progettazione allo scatto, fino alla post-produzione, che il fotografo mostra durante il docufilm per Netflix, Abstract: The Art of Design. Platon ritrae spesso in pellicola utilizzando un corpo assembled e rulli Kodak 400TX. Lo studio del fotografo si occupa dello sviluppo e della scansione della pellicola con uno scanner a tamburo. Prima della stampa finale, la fotografia viene quindi corretta e lavorata in formato digitale. È un processo affascinante e qualitativo che fa coesistere nel totale rispetto due tecnologie diverse per nascita e peculiarità. Spero che questa prima puntata di Photo Discovering vi sia piaciuta. Se così fosse, condividete, mettete like e commentate. Su quali fotografi volete che si incentrino le prossime puntate? Ciao e alla prossima puntata di Photo Discovering!